Ciao randaggi, oggi in questo video vi voglio raccontare i pro e contro di lavorare viaggiando come tour leader per viaggi di gruppo con i tour operator. Nel video precedente vi ho parlato proprio di questa modalità di lavoro, quindi chi è il tour leader, di cosa si occupa e come si diventa tour leader. Invece oggi vi voglio dire quali sono i pro e contro di questa scelta lavorativa da me, che lo faccio da ormai 6 anni. È una modalità di lavoro che mi ha permesso di guadagnare qualcosa mentre viaggiavo, quindi sicuramente come tutte le scelte ci sono i pro e i contro. Partiamo subito con i pro. Sembrerà scontato, ma il primo pro è chiaramente essere pagato per viaggiare. È sicuramente un plus perché questo vi permette, mentre lavorate, di poter vedere posti sempre diversi e di fare esperienze nuove in giro per il mondo. Poi c'è la possibilità di conoscere sempre persone nuove, perché essendo un viaggio di gruppo ci si confronta sempre con persone nuove e spesso anche diverse da noi, magari persone con le quali nella vita non avremmo mai avuto a che fare, no? E quindi questo ci permette di connetterci con persone diverse che in realtà poi ti possono sorprendere e quindi è anche una forma per uscire proprio fuori dalla tua zona di comfort. Quindi secondo me i viaggi di gruppo hanno questo grande valore che ti permette di connetterti con aspetti della vita che magari non sono proprio a te molto vicini e quindi poi ti fanno crescere. Un altro fattore che secondo me è un grande pro è quello di mettere da parte tutto lo stipendio, perché se ci pensi un qualunque altro tipo di lavoro come quelli da nomade digitale, tu mentre lavori ti devi pagare l'affitto, le bollette, o comunque se stai in viaggio non è un affitto, magari è l'ostello, quel B&B, quel che sia, e il cibo. Invece viaggiando come tour leader si riceve il rimborso, l'anticipo su tutte le spese del viaggio, quindi tutto quello che si guadagna si mette da parte e questo è sicuramente un grande vantaggio. E poi c'è la libertà di poter gestire il proprio lavoro, perché essendo in partita IVA e quindi liberi professionisti, si può gestire diciamo, gestire il proprio tempo, quindi quanto lavorare e come farlo, e questo è sicuramente un enorme vantaggio. Nei contro c'è sicuramente il fatto che sia un lavoro abbastanza stancante se pensato a lungo termine e soprattutto se visto come una formula di lavoro unica, quindi se fai solo quel lavoro e ci vuoi vivere diventa impegnativo. Immaginatevi di fare viaggi, magari 3-4 viaggi al mese, quindi si passa tantissimo tempo negli aeroporti, si sta sempre in aereo, soprattutto quei viaggi intercontinentali, quindi può essere un lavoro stressante sia fisicamente che mentalmente. E mentalmente qua me ne collego, diciamo, lo stress mentale al fatto di doversi confrontare anche sempre con persone nuove, che come dicevo prima è sicuramente un pro, ma in alcuni casi può essere anche un contro perché immaginatevi che proprio a livello, diciamo, energetico, comunque prendere e lasciare continuamente gruppi può diventare faticoso, soprattutto quando a volte si possono incontrare persone, diciamo, pesanti, perché chiaramente il viaggio di gruppo richiama vari generi di persone più o meno disposte ad adattarsi. E a volte questo può essere un po' faticoso e, diciamo, appesantire un po' la scelta di questo tipo di vita, però come in tutte le scelte ci sono sempre i pro e i contro. Un altro contro che, diciamo, non è proprio un contro, però va tenuto in considerazione, quando prima dicevo che si riesce a mettere da parte tutto lo stipendio, c'è anche da considerare però che il lavoro in partita IVA richiede il pagamento di parecchie tasse, non è come il lavoro da dipendente. In partita IVA, soprattutto superati i 5 anni di reddito forfettario, le tasse sono maggiori, quindi è sicuramente un punto da tenere in considerazione, però certo, come dicevo prima, dal momento in cui vivere in viaggio da tour leader ti permette di avere tutte le spese pagate, come quelle per dormire, mangiare, quindi diciamo si riesce a vivere. Un altro contro che magari uno può pensare che sia il lavoro dei sogni, c'è da considerare che di certo non si diventa ricchi, non è uno di quei lavori dove a fine viaggio ti sei fatto il malloppo, no, è un lavoro come un altro e soprattutto appunto come dicevo prima, considerando le tasse che ci sono da pagare, è un lavoro che ha le sue fatiche e che però ha anche i suoi lati belli, no? Perché comunque viaggi e lavori allo stesso tempo, vieni pagato per farlo, però ci sono anche appunto questi fattori che vi ho appena elencato da tenere in considerazione.
Breve ma conciso, oggi non mi dilungo troppo sulla spiegazione dei pro e dei contro di questa scelta perché io credo che poi bisogna viverla per capirla, però sicuramente queste sono le linee generali sicuramente delle cose positive e se vogliamo dire negative di questa scelta. È comunque un'esperienza che io consiglio a tutti di fare perché sicuramente ti lascia sicuramente qualcosa di positivo. E come nell'altro video vi lascio giù in descrizione tutto l'elenco dei tour operator che operano in questo settore e che assumono tour leader, quindi andatevi a guardare la pagina dei tour operator per vedere se ci sono posizioni aperte e se cercano persone per candidarsi in questo genere di posizione. Raga, che dire, io vi saluto, mi raccomando lasciate un like, un commento se volete maggiori informazioni a riguardo e iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Questo progetto è appena nato, quindi ha bisogno di sostegno, quindi mi raccomando iscrivetevi, è un piccolo gesto che però per me fa una differenza enorme. Quindi raga, iscrivetevi, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video.